Iniziamo subito. Il titolo del nostro approfondimento di oggi è Super Mario, l'IA ci sabota? E vi assicuro che esploreremo uno studio scientifico davvero affascinante e, a dirla tutta, completamente controintuitivo. Mettiamo sotto la lente di ingrandimento una ricerca accademica che farà letteralmente a pezzi molte delle convinzioni che diamo per scontate sull'intelligenza artificiale, l'automazione e il lavoro di squadra. Allacciate le cinture, perché sarà un bel viaggio. Immaginiamo per un attimo questa scena. Abbiamo un team affiatato che lavora benissimo. A un certo punto l'azienda decide di sostituire uno dei colleghi in carne ed ossa con un'intelligenza artificiale perfetta. Una macchina che non si distrae mai, esegue i compiti alla velocità della luce e senza un singolo errore. La logica convenzionale ci porterebbe a pensare che la produttività debba schizzare alle stelle, giusto? Cioè, sembra la mossa perfetta. Eppure, la realtà ci sbatte in faccia un paradosso clamoroso. Capitolo 1. Il paradosso dell'IA. Per capire cosa stia succedendo, diamo un'occhiata a un esperimento di laboratorio pazzesco, condotto dai ricercatori dell'Aqua Kogut e Perkovsky. Hanno voluto misurare non solo i freddi risultati dell'automazione, ma l'impatto reale sui comportamenti dei colleghi umani. E c'è un dato di partenza che è inequivocabile. Presa singolarmente, l'IA è oggettivamente superiore. Lavorando da sola riesce a recuperare in media 7,5 ingredienti, mentre l'essere umano si ferma a una media di 6,4. L'algoritmo domina totalmente. Insomma, sulla carta è letteralmente il candidato ideale. Capitolo 2. L'esperimento di Super Mario. Ma come si fa a testare l'impatto di questo impiegato perfetto sul campo? I ricercatori hanno avuto un'intuizione geniale: usare un celebre videogioco, Super Mario Party, trasformandolo in un vero e proprio microcosmo per simulare le dinamiche aziendali. Hanno creato delle squadre umane, il cui compito era muoversi in sintonia per raccogliere ingredienti contro il tempo. I gruppi hanno iniziato a giocare, creando le loro routine in modo naturale. Poi le squadre sono state divise, alcune sono rimaste inalterate, altre hanno accolto un nuovo giocatore umano e ad altre, è toccata l'automazione. Ed ecco il vero colpo di scena. A metà partita, dopo 6 round in cui le squadre umane avevano preso il ritmo e si capivano quasi al volo, cambia tutto. Improvvisamente e senza preavviso, un giocatore in carne ed ossa viene rimosso dal team e sostituito proprio da quell'intelligenza artificiale super performante, impostata a livello di difficoltà massimo, capace di calcolare percorsi millimetrici in una frazione di secondo. Il risultato? Assolutamente scioccante. Ci saremmo aspettati un boom di efficienza, e invece le squadre a cui è stata assegnata l'IA sono letteralmente crollate. Nel complesso hanno riportato indietro 6,12 ingredienti in meno rispetto ai gruppi di controllo. E attenzione, non stiamo parlando solo di numeretti in un gioco. Questo crollo è costato ai partecipanti una perdita reale del 13% sul bonus finanziario a fine esperimento. E qui arriviamo al nocciolo della questione, al vero mistero di questa indagine. Ma se l'intelligenza artificiale è così immensamente capace e veloce da sola, perché trascina l'intera squadra a fondo? Cos'è che si è rotto nell'ingranaggio? Capitolo 3. Il crollo della coordinazione. Il primo grande indiziato è un vero e proprio cortocircuito fisico nel lavoro di squadra. L'arrivo della macchina ha distrutto le routine del gruppo. Noi umani sviluppiamo delle abitudini implicite, ci coordiniamo per non intralciarci a vicenda, giusto? L'IA no. Risultato? Personaggi umani e IA finivano letteralmente per sbattere continuamente l'uno contro l'altro. Pensate che se l'inserimento di un nuovo collega umano aumentava gli scontri di un misero 0,48, l'inserimento dell'IA causava quasi 3 scontri in più a round. L'IA seguiva percorsi tecnicamente ineccepibili, sì, ma totalmente imprevedibili per la mente umana, seminando il caos. Capitolo 4. Fiducia e motivazione umana. Ma queste collisioni fisiche sono solo un pezzo del puzzle. Per capire davvero il crollo della produttività, dobbiamo scavare nell'impatto psicologico sui lavoratori umani rimasti. I sondaggi di fine partita parlano chiaro e sono piuttosto allarmanti. Non è che nelle persone sia scattato un odio profondo per la tecnologia, l'avversione agli algoritmi infatti è rimasta praticamente invariata. Il vero disastro è stato un altro. C'è stato un calo drastico della fiducia all'interno del team e di conseguenza le persone hanno semplicemente ridotto l'impegno, hanno tirato i remi in barca. Il punto chiave da portarsi a casa è che l'impegno umano non è un interruttore sempre acceso, è profondamente condizionato dall'ambiente circostante.
I dati ci dicono che bell'84% dei partecipanti preferiva di gran lunga lavorare con esseri umani. Quando l'IA ha spaziato via quella componente cruciale di interazione e socialità dal posto di lavoro, la motivazione delle persone è andata a picco, azzerando in un colpo solo ogni beneficio portato dall'algoritmo. Capitolo 5. La differenza delle competenze. A questo punto però entra in gioco una variabile critica, quella che ha determinato quali team sono implosi e quali sono sopravvissuti all'integrazione della macchina, il livello delle competenze di base. I numeri parlano chiaro. Per i team con abilità basse o medie l'impatto è stato devastante, un crollo enorme, ma per le squadre altamente competenti la storia cambia, registrando addirittura un lieve miglioramento. Perché? Perché solo i gruppi che possedevano già basi solide avevano la flessibilità per incassare lo shock e adattarsi ai ritmi forsennati dell'IA. Capitolo 6. Il futuro del lavoro. Ed eccoci al dunque. Se prendiamo tutto questo e lo trasferiamo dal videogioco agli uffici reali, capiamo finalmente l'attuale paradosso della produttività dell'IA, dove a enormi investimenti tecnologici non corrisponde quasi mai un ritorno immediato. Calare semplicemente un'IA dall'alto in un ambiente di lavoro di solito fallisce per 3 motivi essenziali. Primo, la macchina fa a pezzi le routine preesistenti. Secondo, togliendo la componente umana, la motivazione sociale si inaridisce. E terzo, per sopperire a tutto questo, servono ai lavoratori competenze di altissimo livello che francamente non sono così diffuse. Questo concetto è riassunto perfettamente in una citazione degli autori dello studio che dicono: l'introduzione di successo dell'IA richiederà di potenziare gli esseri umani attraverso l'IA piuttosto che potenzialmente demoralizzarli. E proprio qui il cuore della questione. La vera sfida che le organizzazioni hanno davanti non è puramente tecnologica, è sociotecnica. Dobbiamo imparare a sfruttare la potenza degli algoritmi, garantendo però che le persone mantengano intatte fiducia e motivazione. E tutto questo ci lascia con un interrogativo finale provocatorio e decisivamente tosto. Stiamo investendo miliardi per progettare un'intelligenza artificiale che punti solo alla fredda sostituzione dei lavoratori? Oppure stiamo davvero cercando di creare ambienti di lavoro dove esseri umani e algoritmi possano prosperare insieme in sintonia? È una sfumatura che farà tutta la differenza del mondo tra un successo straordinario e un fallimento organizzativo. Il futuro ibrido è pieno di insidie e speriamo che questa analisi vi abbia lasciato la voglia di approfondire ancora di più questo tema cruciale. Alla prossima!